Salve a tutti, qui è Sif199 e benvenuti in questo nuovo video. Tecnicamente quello di cui dovremmo parlare oggi dovrebbe essere argomento di un MySif Creation o un MySif Creation Novodermis, ma il contenuto di questo video è così importante che ho voluto dedicargli il suo spazio. Oggi vi presento la nuova Kanoi Komau di Makuta Spectum. Prima di tutto ripassiamo un attimo il potere di questa maschera. La Kanoi Komau è la maschera del controllo mentale. Permette al suo utilizzatore di vedere nella mente di altri e di controllarli, ma solo se l'utilizzatore ha una forza di volontà maggiore del bersaglio. Minore la forza di volontà di un bersaglio, più è facile controllarlo. Può funzionare solo su un bersaglio alla volta. La versione nobile di questa maschera può controllare Krana, ma non Toa. E la versione nobile non è abbastanza potente per controllare allo stesso modo della versione grande di questa Kanoi. Entrambe le versioni possono essere utilizzate per sferrare esplosioni mentali con effetti debilitanti, ma non letali. Poiché la maschera funziona solo su esseri dotati di mente, è inutile contro robot come i Vaki o la maggior parte dei Rahi. Inoltre, non funziona sui nativi di Spherus Magna, quindi Agori, Glatorian, e neanche su Aniga, visto che abbiamo imparato che i grandi esseri sono della specie Glatorian. Nonostante sia una maschera che priva il bersaglio del suo libero arbitrio, la Komau non è considerata una maschera immorale, perché può essere usata per il bene, a seconda però della morale dell'utilizzatore. Io questa cosa non l'ho mai capita, ma vabbè. Sappiamo però che, come la utilizza Spectum, posso tranquillamente dirvi che c'è poco di morale ed etico nel suo utilizzo. Come ben sapete, Spectum è uno di quei personaggi della tipologia "lo creo a partire dalla Kanoi". Per me Spectum è Kanoi Komau, infatti l'ha sempre indossata e nelle nuove forme assunte dai Tetra in Universe Break è l'unico che non cambia maschera. Una cosa però mi ha sempre tormentato. Gli altri tre Tetra indossano delle Kanoi modellate in 3D da Galva. Non ho potuto fare lo stesso per Spectum perché Galva non ha mai realizzato una versione Makuta della Komau e cambiargli i Kanoi no. Spectum uguale Komau, no, su questo proprio non ci piove. Ci avevo pensato, poi ho detto no, non si può fare, è inconcepibile. Tempo addietro chiesi a Galva se avesse avuto l'intenzione di creare questa Komau versione Makuta. Mi disse, anzi mi scrisse, ci penserò, è possibile in futuro, ma alla fine non è mai arrivata. Poi, un giorno, un segno divino. Galva pubblica sul suo profilo Instagram questo post. Lì capì tutto, era il momento. Subito un messaggio in chat e ho iniziato a spiegare come volevo la mia Komau. E ve lo spiego anche a voi adesso, e sapete perché? Perché nel momento della realizzazione di questo video, Galva non ha reso pubblico il file 3D della maschera che ha realizzato per me. Se in futuro lo renderà pubblico, sicuramente molti di voi potranno stamparla e usarla per i mock. E in un certo senso questo mi emoziona. Sì, perché questa è la mia Komau, inventata da me, Sif199, e se deciderete di utilizzarla, significa che userete una parte di me per i vostri lavori, una parte di Bayonui sarà con voi, e possiamo dire che più o meno avrò contribuito anche io alla realizzazione dei vostri mock. E appunto, visto che questa Kanoi Komau l'ho inventata io,
Vi spiego che scelte ho preso per i vari dettagli e lì mi dispiace perché sono tutti dettagli che ho scelto apposta per Spectum e quindi se voi utilizzerete in futuro questa Kanoi vi dovrete adattare a queste mie scelte, quindi almeno vi devo delle spiegazioni. Sono partito spiegando a Galva che volevo qualcosa nello stile delle altre Kanoi in versione Makuta che aveva fatto, per poter abbinare al meglio Spectum con gli altri Tetra. Dei dettagli come delle zanne sarebbero stati ottimi, ad esempio. Dopodiché ho mostrato come nel corpo del Makuta ci fossero dei tubi che fanno passare per tutta la sua armatura il suo antidermis, cioè la sua essenza, e volevo che questa cosa fosse richiamata anche nella sua maschera, mostrandogli anche come aveva realizzato in passato delle Kanoi con questo dettaglio stile tubo. Ecco, volevo qualcosa del genere. Ho spiegato poi come Spectum sia un grande scienziato e che tra le ispirazioni per questa forma Universe Break ci sono gli Umbra Hands di Made in Abyss, quindi se fosse stato possibile fare la parte degli occhi come se fossero degli occhialoni da scienziato e se fosse stato possibile poterla modellare per far sì che fosse compatibile con il visore Mari, sapete quello che mettete nelle Kanoi? Ecco, così alla luce fare quell'effetto tipo visore blu cyberpunk. Ultimo dettaglio per me importantissimo era richiamare i dettagli circuiti, ad esempio visibili nella forma nobile della Komau, mostrandogli come io avevo provato a replicarli con il colore. Dopo un po' di giorni mi mostra l'anteprima e ragazzi, io ve lo giuro, sono rimasto folgorato, ero estasiato. Il mio desiderio era realtà. Dopo 1000 ringraziamenti e dopo aver mandato il pagamento, mi manda il file 3D. Provo a stamparlo dal vivo e concreta. È ancora più bella questa Komau, però io non sono bravissimo con la stampa a 3D, quindi purtroppo non era perfetta. Diverso tempo dopo capì che dovevo fare una nuova commissione, dovevo rendere giustizia a Spectum e farmi stampare la sua nuova Komau in resina. Ho contattato su Instagram Hacklife, che mi ha stampato la Komau insieme ad altre cose che mi serviranno per futuri video e personaggi. Ah, mi raccomando, io non sto sponsorizzando nessuno, questo non è un video ADV, nessuno mi ha dato soldi per fare pubblicità, anzi ho speso tanti soldi, tantissimi, e quindi vi sto solo raccontando com'è andata, ok? Ho colorato la Komau di nero come Spectum e ho colorato i circuiti con del colore blu che si illumina al buio per replicare l'effetto che aveva anche nella sua vecchia Komau, perché dà quell'effetto cyberpunk che ci sta perfetto. E voilà! Il mio grande desiderio da perfezionista è diventato realtà. Io vi giuro, sono super mega iper felice. Ma nella storia di Bayonui, come riceve questa maschera Spectum? Ad un certo punto, Factum, Zorfak e Diversicux, accompagnati da Morker, decidono di parlare con Toa Yume, che spesso passa molto tempo insieme a Spectum. Confessano a lei che vedono il loro amico sempre indaffarato e stressato e forse un regalo lo avrebbe tirato un po' su. Factum poi, un po' come vi ho detto prima io con le mie turbe mentali, esprime il suo fastidio sul fatto che è l'unico dei Tetra con una Kanoi non in forma Makuta. I 4 esseri dell'oscurità e la Toa del potere psichico allora decidono di rivolgersi al grande essere Aniga e gli commissionano la maschera. Una volta pronta, fanno la sorpresa a Spectum portandogliela subito.
Il Makuta si emoziona e ammette che negli ultimi tempi è pieno di lavoro e non stava dedicando tempo a loro. Li ringrazia di cuore e decide di indossarla da quel momento in avanti. Come abbiamo detto nel video timeline della lore comune di Universe Break e non solo, questo è un evento costante. Se non sapete cosa vuol dire, male, molto male, andate a recuperare quel video subito. E con questo è tutto. Vi ringrazio della visione e ad un prossimo video. Grandi saluti dal vostro Sif 199.